Ok, allora io presento appunto Charles. Chi è Charles? O cos'è Charles? Charles è una classroom virtuale che cerca di ricreare un'aula universitaria reale. È una chat testuale organizzata in più livelli di comunicazione realizzati attraverso dei canali. È anche un LTI provider per Moodle e altri learning management system, cioè sostanzialmente un'applicazione web standalone che può essere interfacciata con altri con sistemi appunto come Moodle o altri. È appunto un'applicazione web real time, poi vedremo perché real time, ed è open source. Perché Charles? Innanzitutto il nome è l'acronimo di Chatroom Learning System, un acronimo abbastanza semplice da ricordare. E perché abbiamo sviluppato un'altra chat testuale rispetto ad esempio a quella di Moodle? Beh, più che altro c'erano delle debolezze che noi volevamo insomma superare, correggere attraverso un'altra chat e diciamo in questa slide sono elencate sostanzialmente, cioè il valore aggiunto diciamo viene raccontato attraverso le qualità del prodotto software che abbiamo cercato di perfezionare. Ecco. Per esempio, per quanto riguarda la funzionalità, abbiamo aggiunto appunto le caratteristiche di chat multicanale e multilivello, come vedremo tra breve. Per quanto riguarda l'efficienza, abbiamo utilizzato tecnologie recenti quali HTML5 e i WebSocket HTML5 per la comunicazione real time, ovvero per permettere per esempio al web server di comunicare in broadcast o selettivamente verso un gruppo di utenti senza ricevere richieste da parte del cliente. Usabilità, abbiamo cercato di disegnare delle interfacce semplici, intuitive, mobile first e responsive, che quindi si adattino il proprio layout al contesto nel quale sono visualizzate, quindi PC, smartphone e tablet. E portabilità, appunto, abbiamo cercato di rendere l'applicazione il più possibile portabile. È un'applicazione web che può essere eseguita appunto su PC, smartphone e tablet, a patto che il browser sia abbastanza aggiornato, non più vecchio di 4-5 anni e che sia abilitato per JavaScript. Diciamo, la maggior parte dei browser lo sono. Ecco, lato server l'applicazione è eseguibile diciamo, sui principali sistemi operativi, quindi Windows, Linux e Mac. Ora vediamo il modello sottostante, il modello che abbiamo utilizzato per creare questa chat. Intanto parliamo comunque ancora di alcune debolezze che abbiamo voluto superare, quindi debolezze che ci hanno portato ad adottare questo modello. Ecco, vengono elencate nell'articolo 7 punti diciamo, di inefficienza delle chatroom classiche, delle chatroom testari classiche, di cui ne ho riportati 3. Il primo, per esempio, è l'assenza di intention indicators, nel senso la difficoltà di capire a chi un messaggio viene indirizzato. Anche il secondo punto riguarda un basso livello segnale rumore, intendendo segnale rumore come il fatto che le diciamo, informazioni didattiche sono spesso mescolate con messaggi di socializzazione o messaggi di servizio. Quindi stiamo parlando di un certo argomento, ma ci sono per esempio saluti fra due utenti e interferenze, rumore diciamo, di questo tipo. E poi una scarsa usabilità della storia della chat, cioè la chat lascia un log, una traccia, però spesso questa traccia è frammentata, magari suddivisa in tanti file. Per esempio in Moodle ci sono tantissimi file su cui andare a raccogliere la storia
insomma, della chat, eccetera. E spesso manca di coerenza anche per via del suddetto rumore. Allora, per sopperire a questi problemi abbiamo adottato un modello a 4 canali, dove appunto ogni canale ha un livello di interazione e i canali sono qui elencati. Abbiamo il canale lecture, cioè il canale della lezione, che è usato principalmente dall'istruttore, anche se può essere utilizzato dagli studenti. Per default non lo è, quindi soltanto l'istruttore normalmente utilizza questo canale. Ed è sempre, per condizione predefinita, registrato nel log della chat. Poi abbiamo un altro canale invece più indirizzato agli studenti. Gli studenti attraverso il question channel propongono i loro interventi, cioè delle domande, e queste domande faranno parte appunto del thread principale della chat soltanto dopo che il docente, l'istruttore, ha sottomesso la domanda. Quindi c'è questo meccanismo di sottomissione da parte dell'istruttore o docente. Anche queste vengono registrate nel momento in cui vengono sottomesse. E in più abbiamo altri 2 canali, cioè il canale di servizio e il canale privato, che invece normalmente non vengono registrati, non lasciano traccia e servono sia per, diciamo, i saluti oppure per messaggi organizzativi o anche per contattare direttamente un utente. Quindi io come partecipante potrei contattare uno o più utenti e indirizzare soltanto a loro il messaggio invece che in broadcast. Ecco, un modello simile è già stato adottato dalla Università di Urbino con successo e nel momento in cui siamo passati a Moodle da una piattaforma proprietaria che utilizzavamo prima, diciamo, il rimpianto da parte degli utenti è stato riguardo la chat, cioè gli mancava la vecchia chat che però era basata su tecnologie attualmente non più supportate dalla maggior parte dei browser, cioe su applet Java. Ora su mobile è difficile supportare appunto un applet Java, mentre HTML5 è attualmente, diciamo, la tecnologia universale. Quindi abbiamo ricreato e arricchito questo modello. Qui questa è l'architettura dell'applicazione Charles, su cui non mi soffermerò più di tanto. L'unica cosa degna di nota, diciamo, è l'utilizzo di questo framework Signaler, che in realtà è suddiviso in 2 moduli, in 2 librerie, una che viene eseguita lato client, cioè sul browser dell'utente, l'altro lato server, e questa libreria serve per comunicare appunto in real time, cioè crea delle connessioni HTTP persistenti e su queste connessioni permette di comunicare non solo con il paradigma, diciamo, client-server, ma permette per esempio al server di diramare in broadcast dei messaggi a tutti gli appartenenti a una classroom, a tutti gli utenti, oppure diciamo, a un numero selezionato di utenti. Diciamo, l'utilizzo di questo framework e di questa libreria ci ha permesso di risparmiare tantissimo lavoro piuttosto che gestire a mano, diciamo, i WebSocket e le nuove tecnologie HTML5. Ok. Questa è diciamo, la pagina principale della chat ed è la schermata che si presenta al docente. Quindi il docente, diciamo l'utente compare, che utilizza la chat, compare sempre come primo utente, quindi John Doe è il docente sostanzialmente. Vediamo sul frame di sinistra delle pending question, delle domande che gli studenti, 2 studenti hanno fatto e che il docente può accettare, quindi sottomettere, e nel momento in cui diciamo, vengono sottomesse compariranno nel thread principale, e poi il docente può rispondere attraverso il canale lecture. Quindi il docente può selezionare le domande non
non soltanto per ordine di arrivo, ma anche per ordine di priorità, di coerenza con il discorso che sta facendo attualmente, riservarsi di rispondere ad altre domande anche più tardi. Ecco, vediamo che nella invece schermata centrale, nel frame centrale, compaiono diversi messaggi corrispondenti a diversi canali, quindi abbiamo un primo messaggio di servizio che il docente invia in broadcast a tutti i partecipanti, poi una domanda, una risposta, 2 messaggi privati scambiati tra il docente e uno studente, altre domande e via dicendo. Nella slide successiva viene riportato invece, vengono riportati 2 punti di vista, che sono i punti di vista dei 2 studenti che stanno partecipando alla chat. Il layout è differente perché, diciamo, il dispositivo che gli studenti utilizzano è per esempio un telefono, uno smartphone, quindi è più diciamo, sviluppato in verticale anziché in orizzontale. E ovviamente qui abbiamo, diciamo, gli stessi messaggi, le stesse pending question, quindi tutti gli utenti possono vedere le domande pendenti seppur non siano ancora state sottomesse dal docente, quindi io prima di fare una domanda posso vedere questa domanda, magari l'ha già fatta un altro, quindi ne faccio una distinta. Ogni utente può eliminare, rimuovere la propria domanda, le proprie domande, non può ovviamente influire sulle domande fatte da altri utenti. Questo, diciamo, permesso ce l'ha soltanto il docente, eccetera. Ok, ed è possibile appunto scambiare segnali privati. Ora, il risultato, diciamo, di questa chat viene appunto raccolto nel log. Ecco, il log è un qualcosa privo del rumore di cui avevamo parlato in precedenza, cioè i messaggi privati scambiati tra i vari utenti non compaiono più, i messaggi di servizio non compaiono più, semplicemente perché abbiamo deciso di non memorizzare appunto i messaggi di servizio. È anche possibile farlo volendo, ma normalmente questa è la condizione. Quindi abbiamo, diciamo, una storia abbastanza pulita, coerente, in cui attraverso questo meccanismo di questa progressione, questa ricostruzione non solo aiuta a ricostruire il processo didattico, ma cambia anche la tempistica della comunicazione del processo. Sì. Esatto, anche la preparazione delle domande, il fatto che una domanda potrebbe essere inopportuna in un determinato momento, in realtà lo studente, sapendo che comunque la domanda rimane lì e disponibile, è anche più propenso a farla. Quindi, diciamo, abbiamo anche constatato proprio che la traccia viene molto apprezzata anche dagli studenti che non hanno seguito, che non hanno partecipato alla chat. Ecco, diciamo, per motivi di usabilità abbiamo anche aggiunto un plugin per Moodle che ci permette di interagire meglio con il tool esterno, cioè con Charles. Esiste già un plugin nativo di Moodle che è External Tools, ma in realtà per configurare dei parametri occorre configurare proprio delle stringhe che vanno passate allo strumento esterno. Allora, per semplificare, diciamo, la vita al docente, al manager che deve configurare le cose, questi parametri vengono facilmente impostati attraverso questa interfaccia, quindi possiamo decidere se aprire fin da subito la chat oppure se aprirla a un determinato orario, e in tal caso appunto l'orario viene anche pubblicato sul calendario di Moodle. Possiamo specificare la modalità del canale della lezione principale, cioè gli studenti in questo esempio non possono mai intervenire sul lecture channel, oppure potremmo dire possono sempre intervenire, o ancora possono intervenire solo quando il docente è connesso, ma ancora, diciamo, è anche possibile attraverso questo menu permission che ha a disposizione solo il docente
di autorizzare in tempo reale dinamicamente l'accesso o meno al canale lecture per gli studenti. Ok, in conclusione, vabbè, il risultato di questo lavoro è appunto il software che abbiamo prodotto e Charles, che è appunto diciamo una chat basata sul protocollo LTI. Abbiamo cercato di eliminare problemi sia attraverso il modello di interazione sia attraverso le nuove tecnologie che abbiamo oggi a disposizione, quindi HTML5, in particolare WebSocket. Quello che pensiamo di fare in futuro è introdurre un editor di equazioni LaTeX basato sulla libreria MathJax JavaScript, che per inciso è la stessa libreria che utilizza Moodle, quindi diciamo anche per lezioni di matematica in particolare può essere utilizzato, aggiungere una lavagna virtuale basata sul formato SVG, sul formato grafico vettoriale SVG, e infine aggiungere uno strumento di votazione per ricevere feedback immediati dai partecipanti, quindi sostanzialmente un po' l'inverso delle domande, cioè invece che fare le domande, lo studente fa la domanda al docente, in questo caso il docente fa un sondaggio e gli studenti in maniera più o meno anonima, a seconda di come si voglia impostare la funzionalità, rispondono. E ho concluso.